Airi, mi chiamo Alfonso e sono uno dei due fondatori di Humanitry. Education Seed è l'area di Humanitry che curo personalmente e propone videocorsi e servizi e contenuti di formazione e approfondimento su tematiche educative e sociali. Come pedagogista in Humanitry guido gli adulti a comprendersi meglio ed essere esempi consapevoli per la costruzione di un mondo nuovo. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Humanitry e seguiteci sui social Instagram e Facebook. E chiaramente visitate il sito www.humanitry.net. Ma di cosa parleremo in questo video? In questo video ti racconto cosa significa per me educazione, a cosa serve e come si fa. E no, non parlerò di galateo e buone maniere, o forse solamente maniere indirette. E come ho organizzato questo video? Ci sarà una incipit dove vi descriverò brevissimamente che cosa è per me educazione, cosa significa per me educazione. Poi daremo una definizione un pochettino più concisa, però sempre nell'ottica della semplicità, per rendere sempre più accessibile ciò che penso rispetto all'educazione. E scenderemo nel dettaglio, quindi attraverso l'etimologia della parola e i punti salienti a livello storico dell'educazione. E poi parleremo di a cosa serve e come si fa educazione e quali sono i suoi obiettivi. E l'ultimo capitolo parlerà invece del perché è così importante nella vita dell'uomo e perché oggi diciamo, studiare e lavorare in ambito educativo credo che sia davvero molto importante. Allora, l'educazione, per quanto mi riguarda, coincide, è simile, al punto di nascita, come lo chiamava Roberto Bolaño, uno scrittore cileno, scrittore e poeta cileno, ovvero quello spazio-tempo dal quale scaturisce una liberazione vera e forse dove scaturisce anche la propria poetica che abbiamo tutti, non solamente gli scrittori o i poeti o gli artisti. Quindi la propria poetica per me corrisponde a ciò che di più vero abbiamo dentro. E oltre a questo corrisponde, anzi è l'educazione, fare esperienza dell'impossibile. Questo è l'incipit che volevo darvi per spiegarvi cosa ho in mente io quando penso all'educazione. L'educazione è un fatto coessenziale alla vita umana. Essa si è compiuta, sia pure in modo diverso, in ogni popolo e in qualsiasi tempo. Questa universalità dell'educazione testimonia che essa è connaturale all'uomo, è richiesta dalla particolare natura umana, è proprio, come posso dire, non si può pensare l'essere umano senza l'educazione. E oltretutto implica uno sviluppo che tende sempre al miglioramento. Si tratta di un processo che è rivolto all'umanizzazione dell'uomo e che si realizza con e senza intenzionalità, con modalità differenti, spesso condizionate dalla cultura in cui si svolge, ma in coerenza con la visione che si ha dell'essere umano, ovvero delle sue potenzialità, delle sue abilità,
del suo valore, dei traguardi che può conseguire. Quindi educazione come promotrice, come creatrice di energie generative alla scoperta dell'invisibile che però c'è, e è un invisibile che è presente ed è reale, ma non si vede. E tutto ciò di cui abbiamo bisogno veramente è invisibile, io penso questo. È un invisibile, ma c'è. Questo è, diciamo, ciò che fa ciò che fa l'educazione e ciò che è l'educazione per quanto mi riguarda. Tempo fa, chiudo questo incipit in questa maniera, avevo scritto durante un laboratorio di autobiografia poetica una poesia e avevo lavorato molto su questo tema, tanto da incominciare poi a delineare quello che per me poi ho scoperto essere dopo legato a quello che pensavo essere io l'educazione e in ultima istanza gran parte della vita. Ovvero, l'ho nominato così, è uno stare tra, uno stare né da una parte né dall'altra, è come se fosse uno spazio, non uno spazio vuoto, immaginatevelo come uno spazio attivo, però che è costantemente per sua natura non da una parte né dall'altra, ma è sempre insieme a tutto quanto. E io l'ho chiamato uno stare tra. E lo trovo molto, molto legato a questo discorso che voglio farvi in questo video sopra l'educazione. E andiamo avanti, parliamo adesso, cerchiamo di dare una non definizione di educazione. Come ho già detto nell'altro video che vi metto qua, dove parlo di cosa è per me pedagogia, non mi piacciono molto le definizioni, quindi proprio per il rispetto che ho verso anche queste discipline, queste scienze, ma allo stesso tempo il rispetto che ho verso l'oggetto di studio di queste scienze che è l'essere umano, la persona, che non è definibile. E quindi questa non definizione. L'educazione la intendo come rapporto promozionale autentico della piena autonomia personale dell'educando. Quindi la visione della persona, che è sempre un fine, come ho già detto nell'altro video dedicato alla pedagogia, e ha un valore in se stessa la persona, si verifica soltanto nella promozione della personalità umana nei suoi aspetti costitutivi di libertà, autocoscienza, autonomia etica, responsabilità e autodominio. Nella prospettiva suggerita dalla paideia, specialmente quella classica, il concetto di educazione e quello di formazione sembrano coincidere. La parola educazione viene usata sia per indicare la realizzazione di un processo, spesso inteso come una sequenza organizzata di attività finalizzate alla strutturazione e al consolidamento della personalità e della sua vita relazionale, sia il suo esito, cioè il risultato complessivo di tale attività. Quindi l'educazione ha questo duplice movimento, no? Sta a significare sia il processo educativo sia la finalità, no? Quando si parla anche in maniera molto, diciamo, popolare, tra virgolette, no? della buona educazione o roba del genere. Prima di tutto, quindi, l'educazione consiste nell'autopromozione della personalità del soggetto che si educa. E per chiarirci le idee, entriamo quindi nel terzo capitolo di questo video, come ormai l'abitudine, andiamo a cercare un po' di conforto nell'etimologia.
Educare è una voce abbastanza dotta. In latino era la forma intensiva di educere, cioè tirare fuori, estrarre. E da qui tirar su, allevare. Partendo da questa accezione, allevare, nutrire, educare si specializzò poi nel senso di allevare spiritualmente, formare. Istruire invece, facciamo un po' di una piccola digressione su questo, perché spesso sembrano essere molto unite e lo sono effettivamente. Istruire invece deriva da instruere, che sta a significare costruire, allestire, composto da in e struere, ovvero impilare, erigere. Insomma, l'educazione è allevamento, ma con questo significato, da ad levare, ovvero tirare su. L'istruzione è costruzione, quindi formazione della persona, come appare chiaramente nel tedesco Bildung, ovvero istruzione, formazione, che ha, una piccola curiosità, ha la stessa radice del building inglese, ovvero, per intenderci, il bodybuilding, no? Letteralmente la costruzione del corpo. Ecco, l'educazione invece mi verrebbe da dire che è più un self-building, o ancora meglio un true self-building. Come abbiamo detto, quindi, educere significa appunto tirare fuori. In questo caso significa, tra virgolette, estrapolare, prendere, no? Dall'educando le sue competenze e la sua vera identità. Il termine educare è simile al termine greco maieutica, ovvero l'arte del far nascere. Guardate che bello. Educare è una scelta, non qualcosa di automatico o naturale. Nello specifico, educare è la scelta di aumentare le competenze di una persona nella sua capacità di costruire valori, di operare delle scelte, creare coerenza tra la coscienza e le azioni. Il bisogno degli educandi è quello di crescere e di essere accompagnati all'autonomia, più che stare bene con i propri educatori, genitori, insomma, che si sta occupando in quel momento della loro educazione. Mi sono reso conto che oggi, piccola parentesi in questo capitolo, i genitori sono in realtà le figure educative più sensibili ai contenuti pedagogici, perché sono molto orientati a dare un significato alle scelte che operano in funzione dei figli. Il genitore di oggi sente il bisogno, io questo l'ho avvertito negli anni di lavoro, insomma, in tutte le varie le mie mansioni, insomma, dovunque ho lavorato in questi anni, ecco, ho osservato che i genitori intendono educare con cura i propri figli oggi e soprattutto agire con consapevolezza ed analizzare i bisogni specifici di ciascun figlio. Quindi è anche per questo che sono molto contento e grato di poter condividere insieme a voi insomma quello che ho imparato, e quindi poterlo fare in modo che possa aiutare. Educare è un'arte, richiede competenze tecniche, attenzione, capacità creativa, occorre organizzare intenzionalmente una serie di azioni, saper regolare, ascoltare e alla base di tutto saper comunicare.
Facciamo anche inoltre leva su significati spesso abbastanza sovente trascurati, quali generare e dare alla luce, far sbocciare, per riferirmi in maniera metaforica all'intenzionalità maieutica, già vista in precedenza, di conferire nuova vita, cioè quindi rendere l'uomo più uomo, favorendo quindi la persona più persona, favorendo la manifestazione dell'eccedenza consapevole di quanto più propriamente umano e conseguentemente per identificare la missione educativa con l'emersione e lo sviluppo globale e armonico di tutto l'uomo, o ancora degli aspetti principali della sua personalità. Abbiamo inoltre potuto osservare nel corso del tempo che la denominazione scienze dell'educazione al plurale entra in uso verso la seconda metà del Novecento ed esprime appunto la complessità della realtà educativa e nel contempo l'ampliamento sia del sapere pedagogico che del concetto stesso di educazione, dando una lettura più diretta e approfondita relativamente ai soggetti che ricordiamo essere di tutte le età, ai contenuti, alla durata, quindi tutto l'arco della vita, agli ambiti, quindi non solo la famiglia e la scuola, ma anche tutto l'extrascolastico. Di qui la ripartizione in istruzione formale, non formale, informale, introdotta dall'UNESCO già a partire dagli anni 60. Aggiungo anche questo, che oltre a scienze dell'educazione era stata poi introdotta anche la formula scienze della formazione e questa, insomma, in questo duplice format. Tuttavia educazione e formazione negli ultimi anni sono diventate la stessa cosa, perché se in passato l'educazione era riferita solo alle prime fasi di vita, come abbiamo già visto nell'altro video legato alla pedagogia e già anche in questo video, e quindi in modalità legate al tempo e alla cultura, oggi l'essere umano non smette mai di imparare e ne è consapevole, quindi questo apprendimento permanente ha fatto sì che i due termini educazione e formazione andassero quindi poi ad unirsi e stanno a significare praticamente la solita cosa. Ed ora entriamo nel quarto capitolo di questo video, dove andremo a parlare di educazione, come si fa, quali sono i suoi scopi, insomma, questo genere di questioni. Fin da subito dico questo, che il cambiamento è la condizione di possibilità dell'educazione, poiché senza cambiamento non ci sarebbe la vita, e non ci sarebbe l'esperienza e non ci sarebbe quindi neanche l'educazione. I macrofini dell'educazione, per quanto mi riguarda, sono la libertà, la responsabilità e l'autonomia. Ricordatevi molto bene questi tre termini. Non si dà educazione secondo la visione attuale di questa altissima prerogativa umana, se non in maniera promozionale, se non previsionalmente, in proiezione del futuro, questo voglio dire. Queste caratteristiche sono fondative ed irrinunciabili nel fare pedagogia, a qualunque livello. L'educazione va pensata e prima ancora chiaramente che essere attuata, con riferimento organico all'evoluzione culturale, cioè ad un divenire sistematico, senza fine
né fini. In particolare tenendo conto organicamente della necessità del soggetto di essere attrezzato a vivere attivamente e positivamente tale divenire e non subirlo. Dove sta quindi la differenza sostanziale, no, rispetto all'educare oggi, visto che l'educare oggi non richiede un impegno né maggiore né minore, ma altrettanto dispendioso sul piano umano più essenziale. La differenza di fondo sta nel fatto che educare per trasmissione e replicazione di modelli un tempo non richiedeva competenze particolari. Ed invece educare oggi può richiederne e ne richiede effettivamente di specifiche. Però quello che voglio dire è che in linea di massima apprezziamo tutti il positivo, no, di questo difficile frangente storico, relazionale e culturale. Certo siamo coinvolti in modo più essenziale e siamo costretti a rimetterci continuamente in discussione, a rivedere convincimenti molto radicati e cambiare noi stessi anche per poter dare il meglio ai nostri interlocutori educativi, che tu sia un genitore o che tu sia un insegnante, insomma un educatore, chiunque ha a che fare con dei processi educativi. I nostri educandi ne hanno un gran bisogno, ne hanno veramente un gran bisogno. Questo lo abbiamo compreso tutti e chi non l'ha compreso mi dispiace. Ci resta da comprendere fino in fondo quanto ne abbiamo bisogno anche noi. Una volta che ci siamo calati totalmente nell'idea di uno scambio educativo profondo, ne usciamo indubbiamente con le nostre risorse umane più pregiate, investite allo scopo e magari logorati, questo sì, stanchi. Ma ne ricaviamo una nuova voglia di ripartire con rinnovata lena, che un tempo forse ci sarebbe mancata. Allora non è solo per il bene dei nostri educandi, figli, studenti, insomma, che pure ci basterebbe il loro bene, assolutamente, niente da dire su questo, ma è per un bene complessivo e di noi stessi che tutti noi ci dobbiamo ricollocare secondo nuovi paradigmi educativi. Dicendo questo, voglio anche spingermi verso il discorso su educazione come relazione. La relazione educativa. Non ci può essere educazione senza una relazione. E qui c'è anche la distinzione tra istruzione e quindi trasmettere, e può farlo, ciascuno può farlo anche senza una relazione, ed educazione, ovvero il tramandare, e questo può avvenire solo tramite una relazione. Quindi, tornando anche un po' al capitolo sull'etimologia, mi sembra giusto fare anche una riflessione, farvi fare una riflessione sull'espressione mettere al mondo, quindi no? questa bellissima espressione, perché tramite l'educazione e quindi tramite una relazione educativa, noi metaforicamente, simbolicamente, aiutiamo il mettersi al mondo dell'altro e allo stesso tempo anche un po' il nostro. E trovo questo essere un'attività meravigliosa della nostra specie. Ed ovviamente anche per una piccola deformazione professionale e personale non si può educare, abbiamo detto prima, senza relazione, ma anche senza comunicare. E quindi il termine comunicazione deriva dal latino cum, che sta a significare con, e munire, ovvero legare, quindi con legare, che sta poi
che significa poi costruire. Comunicare significa fondamentalmente mettere in comune con altri informazioni, idee, emozioni, insomma tutto, mettere in comune. Questo scambio tra persone avviene soprattutto attraverso il linguaggio parlato e scritto, ma anche attraverso, non bisogna dimenticarlo mai, attraverso gesti e immagini. È importante tenere conto del fatto che i termini comunicazione e linguaggio, che spesso sono confusi, non hanno esattamente lo stesso significato. E quindi, ecco, trovavo giusto anche fare questa piccola digressione, perché se si parla di relazione non si può non parlare di comunicazione e l'educazione si fa attraverso entrambi. Ora invece parliamo, sempre dentro il capitolo appunto di cos'è educazione, insomma, di cosa si occupa e quali sono i suoi obiettivi, anche un po' del cambiamento che c'è stato ad un certo punto della storia dell'uomo, ovvero io anche qua per mia personalità, trovo nella figura di Maria Montessori non posso dire, una sorta di maestra. Per me i maestri sono quelli che ti indicano delle strade dove perderti. E quindi utilizzo lei per semplificare quello che adesso vi andrò a dire, ovvero elementi di quella che è stata chiamata poi l'educazione attiva. L'educazione è tale, in questo genere appunto nell'educazione attiva e chiaramente anche nell'educazione di Maria Montessori, quando si configura come aiuto alla vita che si svolge. Questa è proprio una frase di Maria Montessori. Quindi non è un'imposizione dall'esterno, ma faro che illumina il cammino. L'adulto autoritario e direttivo, in questo caso, in questo genere di educazione, fate conto, io vi sto dicendo queste cose perché io penso l'educazione in questa maniera, sparisce l'adulto autoritario e direttivo, sostituito da una figura senza dubbio autorevole, ma capace di stare sullo sfondo. L'adulto agisce quindi come farebbe una guida consapevole. Osserva con attenta precisione il bambino che ha di fronte, l'educando che ha di fronte, ne esamina le specifiche, no? le peculiarità e i bisogni specifici di crescita, facilita i processi, le interazioni tra questi e l'ambiente, che è, fate bene attenzione, qua anche questa è un'altra cosa che diceva Montessori, che è il vero maestro, cioè l'ambiente è il vero maestro. Però allargando al di là della pedagogista di Chiaravalle, in tanti poi hanno cominciato a vedere, e per fortuna oggi insomma è abbastanza la normalità, che l'ambiente sia uno dei grandi maestri dell'educando, del bambino, insomma, ma non solo, dell'adolescente, di tutti quanti, perché anche gli adulti hanno bisogno di un ambiente che cura l'apprendimento. L'adulto che intende educare necessita innanzitutto di un lungo e profondo lavoro su di sé. Fate attenzione a questo altro grande elemento. Un vero e proprio processo catartico di purificazione e liberazione da tutta una serie di preconcetti e vecchi schemi di pensiero che impediscono di vedere la reale natura del bambino, dell'educando, dello studente, dell'adolescente, dell'adulto, dell'anziano, e che fa sì che spesso la nostra azione sia più un ostacolo che un effettivo aiuto alla crescita, cioè l'azione dell'educatore, no? È necessaria l'autoeducazione
della propria vita interiore. Altro grande elemento fondamentale dell'educazione, perlomeno per cosa significa educazione per me. L'adulto deve essere in grado di non divenire un ostacolo allo sviluppo dell'educando. Fondamentale e difficile non è il sapere che cosa dobbiamo fare, ma il comprendere di quale presunzione, di quali assurdi e stupidi pregiudizi dobbiamo spogliarci per renderci atti all'educazione del bambino, dell'adolescente, dell'adulto, dell'anziano, dell'educando. Se dunque l'amore è la base imprescindibile di partenza, a esso l'adulto dovrà impegnarsi ad affiancare una preparazione che sia al contempo teorica, tecnica e persino spirituale. Quindi come si fa educazione? L'adulto che fa educazione, per poter educare, deve sapere, quindi una conoscenza teorica dei processi di sviluppo che costituisce le fondamenta per ogni opera educativa, per ogni intervento educativo. Deve saper fare, oltre al sapere concettuale, quindi saranno imprescindibili alcune competenze pratiche, su tutte la capacità di osservare. Osservare è molto più che guardare. Significa riuscire a scrutare la persona con cui siamo in relazione educativa in profondità, leggerne i comportamenti per comprendere i suoi bisogni intimi e le necessità di sviluppo. Ed è quasi un'arte che si apprende non attraverso, solamente il sapere, quindi libri, corsi e tutte queste attività che sono assolutamente importanti, bensì con un rigoroso esercizio quotidiano. Altrettanto importante sarà anche, sempre nell'area del saper fare, sarà la conoscenza puntuale dei materiali da offrire al bambino, ma non solo, e delle necessità a cui essi rispondono e della maniera in cui essi vanno presentati nel loro utilizzo corretto. Completeranno il quadro delle corrette tecniche di comunicazione. Ecco, io, come vi ho detto fin dall'inizio, mi appoggio a ciò che è, le linee guida montessoriane, ma sono perfettamente distribuibili e adatte a qualsiasi persona e in qualsiasi momento della sua esistenza. Cambiano solamente, ad esempio, si è parlato di materiali e il loro utilizzo. Chiaramente a un bambino si deve offrire un certo tipo di attività, e ad esempio a un anziano un altro genere di attività, a un adolescente un altro, un adulto un altro, ecco, questo per capirci. Oltre quindi a saper fare, l'adulto dentro una relazione educativa deve saper essere. Ciò significa lavorare quotidianamente, con impegno, per svuotare la propria mente e liberarsi da dannose e false credenze. La formazione spirituale dell'adulto chiama in causa il suo modo di vivere, le maniere di relazionarsi con gli altri e non ultime importanti virtù come l'umiltà e la pazienza, che sono delle doti fondamentali per qualsiasi educatore e non solo, aggiungo, per gli educatori. Ciò induce a pensare che vi siano 3 modalità di concepire l'educazione. La prima a livello di fattualità, quindi di constatazione di quanto viene empiricamente fatto da un individuo nei confronti di un altro, per portarlo ad assumere
comportamenti, abitudini considerati desiderabili. La seconda che attiene ad edocere, che coincide col dare dei modelli cui attenersi per poter imparare, cioè dei modelli che ti servono per poter imparare, per poter apprendere. La terza, quella scientifica, scatta quando si cerca di immaginare e di mettere a punto un concetto che non corrisponda a nessuna entità particolare, concreta, ma che è anche composta da una serie di meccanismi legati logicamente e anche logicamente difendibili. A questo livello l'educazione è il costrutto teorico di una scienza, che è la pedagogia. Per concludere questo capitolo dico questo: l'educazione intesa come era agita in passato, e mi tocca ammettere anche qui per ciò che ho visto, per ciò che vedo, ancora molto oggi purtroppo, di schemi da impiantare su qualcuno che è obbligato a riceverli, non è più proponibile, non è più proponibile. Proprio per questo, forse, questa è una mia idea sempre, anche rispetto a ciò che pensava il pedagogista, docente, insomma, intellettuale Riccardo Massa. Lui risolveva la questione, lui insomma e i suoi collaboratori, chiamando l'educazione, l'istruzione e la formazione clinica della formazione. Secondo me per riportare l'attenzione sulla relazione educativa, che è l'unica cosa veramente fondamentale per un'azione educativa, per un intervento educativo, in grado di permettere lo scambio reciproco educativo, perché insomma, la relazione educativa è sempre di carattere reciproco. E siamo quindi arrivati all'ultimo capitolo di questo video, dove andiamo a scoprire educazione, perché è così importante oggi. Abbiamo visto nello scorso capitolo, ad esempio, l'osservazione, no, dell'educando, la preparazione e la cura dell'ambiente, la predisposizione delle attività, dei materiali adatte appunto all'educando, al suo sviluppo. Ecco, abbiamo scoperto che il ruolo dell'adulto è davvero sfaccettato e complesso. Alla base però vi è una componente imprescindibile, già trattata nel video legato alla pedagogia, che è la fiducia, tema che trovo essere davvero urgente nella nostra epoca. La fiducia è l'ingrediente fondamentale per ogni relazione educativa, come abbiamo già visto. La fiducia nel bambino, nell'anziano, nell'adolescente, insomma nella coppia, in qualsiasi persone o persone inserite dentro una relazione educativa, e non solo una relazione educativa, direi. La fiducia nel fatto che la persona possiede una spinta naturale ad apprendere e a crescere, e chiunque sia appunto nella veste dell'educatore gli serve creare una relazione di fiducia per consentire alla persona di liberare pienamente il suo potenziale e per permettergli di realizzare ciò che è destinato a essere, una vera e propria opera d'arte della natura, del mondo, dell'universo. Mi voglio aiutare, aprendo quest'ultimo capitolo del video, con una frase bellissima di Gianni Dotti, un pedagogista italiano che ha spesso utilizzato le parole in maniera molto, molto bella, per quanto mi riguarda, in maniera molto preziosa. E la frase è questa: educare è impossibile, ma esattamente perché è impossibile, è umano. Utilizzo questa frase perché mi ricollega anche molto all'incipit iniziale di questo video, quando appunto si diceva che l'educazione, per quanto mi riguarda, è legata a ciò che non si vede, tende all'impossibile, ma proprio perché tende a ciò che non si vede, noi sappiamo che questo invisibile è ciò che realmente
siamo, ed è lì la parte più vera di noi. Questa è la grande magia dell'educazione. Educare è una delle questioni rimaste alla libertà dell'uomo e in questo senso è così urgente e importante oggi. Guardiamo ad esempio, ma questo succede in tutto il mondo, no? Dell'educazione, che è diventato spesso una sorta di grande baraccone della tecnica, ovvero facciamo l'esempio della scuola, oppure guardiamo alle terapie, oppure guardiamo ai servizi, alle competenze, ai progetti. Ecco, tutte queste sono interessanti, sono attività interessanti, cose interessanti, nate con l'intenzione di dare importanza alla questione umana, ma oggi sono diventati dei dispositivi molto freddi e alcune volte anche poco umani, ovvero si muovono da soli. Ripeto, questo avviene sempre tra la mia osservazione, sono io che osservo in questa maniera e trago queste riflessioni. Quando si entra in una scuola, ad esempio, si entra in un sistema davvero tecno-burocratico, molto, molto più grande di noi, ti accorgi di non riuscire a gestirlo in maniera umana, dove l'educazione spesso si confonde con altre cose che di educativo hanno veramente poco. Educare invece è, come abbiamo detto anche nel capitolo legato all'etimologia, è accompagnare al venire al mondo dell'altro, cioè ovvero mettere al mondo ciò che l'altro è. In questo senso è una cosa profondamente umana e ha a che fare radicalmente con i discorsi che dicevo prima legati all'invisibile e all'impossibile. Purtroppo però tutto, diciamo, il grande sistema che sta intorno all'educazione è come se avesse da un certo punto di vista anche un po' rimosso, se vogliamo, la questione umana, riducendo quest'epoca a un periodo direi quasi tecnognostico, cioè legato solamente al sapere mentale, dogmatico e tecnico, la cui ossessione è quella di funzionare, infatti molto legato alla macchina. L'educazione però non è che aiuta a funzionare, cioè l'educazione aiuta ad esistere. Le macchine funzionano, noi invece, l'essere umano è per sua natura, mi verrebbe da dire, fragile, mi verrebbe da dire tendente, l'essere umano è mortale, l'essere umano si può ferire, insomma, questo per sua natura, quindi ciò che sta diventando anche tutta questa macchina intorno all'educazione oggi è davvero poco legata all'essere umano, perlomeno a me sembra questo. La grande rimozione dell'esistenziale ha portato l'educazione dentro un rapporto specialistico, facendoci credere che si deve fare, ad esempio, è come se ci fosse un corso per imparare a diventare qualsiasi cosa. E questa cosa, per quanto mi riguarda, non è corretta, perché la vita richiede un'esposizione costante al rischio. Grande altro tema dell'educazione, anche questo già visto nel video dove si parlava della pedagogia. L'educazione è il rischio. Quindi in educazione è fondamentale attraversare il rischio, che è un rischio, fate attenzione, misterioso, perché è l'esposizione al mistero, all'enigma che l'altro ti sta portando, cioè che l'altro è. E quindi
è come anche un mettersi di fronte al mistero e all'enigma che noi stessi siamo per noi stessi. E quindi non all'identità dell'altro, cioè non a ciò che io desidero dell'altro, ad esempio. Non a mettere l'altro dentro una cosa che io ho pensato prima, e quindi ci ricolleghiamo al discorso, no, che non si può più educare ai sistemi che abbiamo ricevuto ad esempio in passato, quindi in maniera dogmatica, rigida. No, io ho ricevuto questo, allora lo devi ricevere anche te. No, per questo che è impossibile anche a livello teorico pensare a una cosa del genere. Non possiamo più pensarle e agirle in questa maniera, ma dobbiamo far venire al mondo il mistero dell'altro. E questo è sempre, mi sto sempre aiutando un po' con le parole veramente preziose di Johnny Dotti, che mi hanno aiutato per cercare di spiegarvi cioè, cosa si avvicinano molto a cosa è per me l'importanza della pedagogia oggi. E quindi direi, cioè, qual è lo spazio dell'educazione oggi, no? Perché dov'è che diventa davvero importante l'educazione oggi? Mi viene subito da dirvi l'esperienza. L'esperienza è questa esposizione alla realtà, quindi recuperare quello spazio di libertà dell'essere umano, di responsabilità, quindi vedere gli altri, mettere gli altri, e io in questo senso penso anche molto ai bambini e ai giovani in questo, ma sto osservando che veramente nell'apprendimento permanente anche gli adulti, addirittura molti anziani ne hanno bisogno, è come se avessimo perso, no, questo spazio di libertà dell'esperienza nelle nostre vite, quindi recuperare questo spazio di responsabilità attraverso l'esperienza diretta, perché vanno bene i servizi, però bisogna anche un po' smetterla di costruire servizi e invece dobbiamo continuare a costruire dei servizi con le persone, non per le persone. Questo perché alimenta la fiducia nell'altro, è come se fosse un circuito che si nutre e agendo e vivendo si nutre. La sicurezza umana è sempre il rischio di una relazione con l'altro e passa dalla fiducia. Nessun sistema tecnico ci renderà sicuri, è questo che voglio dirvi. Questo richiede a noi adulti la capacità di fare quel famoso passo indietro, no? Per riformulare, rigenerare uno spazio entro cui le persone a cui dedichiamo la nostra relazione, il nostro intervento educativo, dentro una relazione educativa, possano giocare con il rischio della vita, cioè nell'accezione più nobile, più bella del termine, ovvero tutto quello che dicevo prima riguardo la preparazione, la cura dei materiali, l'ambiente, ecco, fare in modo che questo accedere al rischio non sia pericoloso, ma riescano a entrarci in contatto in maniera giusta, nella maniera corretta per il loro sviluppo. È questo che serve una relazione di fiducia. La vita è essenzialmente novità, è venire al mondo di qualcosa che non c'era, e quando anche si ripete ciclicamente, come ad esempio fanno le stagioni, come qualsiasi cosa in natura, ogni stagione non è mai uguale alla precedente. Un'esperienza, questa, che sembra allontanarsi ad esempio dai più giovani, e ripeto, non solo dai giovani, ma anche molto dagli adulti, che sempre più spesso questa umanità sembra essere imprigionata da delle strutture tecniche, artificiali, così fortemente, in cui l'unica cosa possibile da fare sembra rendersi adeguato ad un sistema pensato da qualcun altro. Ecco, questa è la grossa, questo è il grosso rischio, però un rischio negativo, un rischio
che stiamo toccando tutti con mano e che ci sta rendendo distanti da noi stessi e dagli altri. E infine questo spazio dell'educazione nel mondo d'oggi è, continuando col discorso dell'esperienza, c'è questa esposizione all'esperienza da parte degli educatori verso gli educandi, vuol dire anche fare esperienza integrale di sé, perché quando la dimensione umana è fatta contemporaneamente con la mente, con il cuore e con le mani, si fa un'esperienza totale, un'esperienza veramente rivelatrice di quello che siamo come esseri e di quello che siamo venuti a fare qui. Ed è qui che mi riferisco anche un po' al mistero della vita, no? che l'educazione, a cui l'educazione vuole in qualche modo aiutare ad avvicinare. E l'educazione quindi per quanto mi riguarda è importante ancora di più oggi perché ha bisogno di corpo, ha bisogno di tutte le cose che corrispondono a quello che consideriamo corpo. E mi riviene in mente Maria Montessori perché parlava di esperienze legate all'incarnazione, no? Una conoscenza incarnata, no? Un'informazione incarnata. E incarnare qualcosa non è un algoritmo, quindi anche questo è un dato molto importante. Non vorrei passare da persona che odia o non sopporta le novità tecnologiche o questo genere di cose, no, anzi, però vorrei anche portare il mio sguardo che è quello di integrare le cose e integrarle in una certa maniera. Perché lo sviluppo umano, sia a livello anche tecnico, tecnologico, è bene, benissimo, ma osservo che siamo dentro un'epoca davvero molto particolare, stiamo attraversando un momento della storia dell'uomo e del mondo molto particolare, ci sono dei cambiamenti assurdi in pochissimo tempo e credo che la pedagogia e l'educazione, che è il suo oggetto, siano davvero fondamentali per non disumanizzarci, ma anzi ricollegarci a quello che realmente siamo per rispondere meglio al mistero che è la vita e a quello che siamo realmente venuti a fare qua. Quindi servono esperienze integrali e integrate all'essere umano. Bisogna riportare nella vita la persona, questo intendo. E bisogna infine portare la persona a sentire l'altro, bisogna risentirci, dobbiamo portarli a farsi prossimi degli altri e sentire che gli altri sono importanti, perché fondamentalmente gli altri siamo noi e che è tutto connesso, quindi l'educazione è molto importante oggi per questo motivo. L'educazione inoltre non prevede, per quanto mi riguarda, degli utenti e tantomeno degli utenti a vita, ma prevede delle persone che hanno un senso al di là della funzione. Andando a chiudere quindi il capitolo, voglio dirvi questo, che in teoria quando tanto l'educazione quanto l'istruzione, sebbene siano cose molto differenti, ambirebbero a una dimensione olistica, se mi passate il termine, quindi a concepire e a vedere l'essere umano nella sua totalità. Ma di fatto l'istruzione si è chiusa molto nelle aule scolastiche e gli istruttori da molto tempo sono stati ulteriormente marginalizzati, possiamo dire, allontanandosi definitivamente dagli educatori e diventando dei meri addestratori in campi specifici, specialmente
Adesso mi vengono in mente quelli sportivi, ma non solo, assolutamente, anche quelli professionali. Ma a chi spetta oggi educare? Io credo che oggi, ecco, si stia tornando, ma in maniera totalmente diversa, a una pluralità di soggetti definiti agenzie educative, ovvero la famiglia, la scuola, le associazioni di qualsiasi genere, insomma anche i mass media, insomma tutte queste realtà sono diventate le agenzie educative della persona e c'è bisogno di fare, di costruire delle comunità, famose comunità educanti, intorno alla persona, intorno alle persone, per rispondere sempre al meglio ai reali bisogni della persona, delle persone e quindi della comunità stessa. Vorrei chiudere con una piccola riflessione che stavo facendo rispetto al discorso legato anche alla non linearità, no, dell'intervento educativo, perché la vita non è lineare, abbiamo detto, e mi viene in mente, vorrei chiudere questo capitolo con un aforisma che è questo: trova la tua strada e perditi. Ed è un augurio dedicato a tutti voi, perché attraverso i processi educativi possiate e soprattutto anche ciò che andrò ad offrire in Humanitry, possiate trovare la vostra strada e con enorme libertà e finalmente grande potere da parte vostra e sicurezza e fiducia perdervi in essa e diventare ciò che realmente siete. Insomma, in questo video abbiamo visto cosa è per me educazione, cosa significa, l'abbiamo visto attraversando diversi capitoli, cominciando con un incipit, partendo un po' da qualche osservazione personale, per poi dare qualche non definizione di educazione. Abbiamo attraversato anche, ci siamo fatti aiutare dall'etimologia della parola e qualche cenno storico. Siamo arrivati poi a vedere come si fa educazione, a cosa serve, quali sono i suoi obiettivi e perché oggi è così importante. Se vi è piaciuto il video mettete like, sarebbe molto bello leggervi sotto il video, magari in qualche vostro commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di Humanitry se non l'avete ancora fatto e seguire Humanitry sui social Facebook e Instagram. E non dimenticatevi di andare a vedere, a dare un'occhiata anche al sito www.humanitry.net. Io vi ringrazio molto e ci vediamo al prossimo video. Airi!